Immagino che debba essere questo passeggiare nella storia. Siamo in una città intrecciata con la natura, nascosta tra ulivi secolari. Le strade che collegano i quartieri, il teatro, la palestra, l'agora e tanti altri luoghi della città accolgono i viaggiatori di oggi. Sì, siamo nell'antica città di Aigai, nascosta nel verde, nella natura a 1000 metri di altitudine sui monti Yunt o Aspordene. Questo è un luogo da scoprire in cima alle ripide montagne della regione della Eolia, a circa 20 km dalla costa dell'Egeo. Poiché questa città fu fondata in una zona montuosa, il suo nome deriva dall'antica parola greca aia, che significa capra. Anche sulle monete coniate dalla città la figura di una capra veniva utilizzata come simbolo della città. L'antica città di Aigai, fondata sul monte Aspordene, alto 1076 metri, che significa nudo, è una delle 12 città della regione di Aiolia, compresa l'isola di Lesbo. La regione in cui ci troviamo è Aiolia, non molto conosciuta e oggi non rimane molto delle città costruite sulle zone costiere di questa regione. Sto pensando di fare un film riassuntivo su alcune di queste città, ma prima proviamo a trovare risposte a domande come da dove vengono questi aioli e chi sono. A partire dall'inizio del millennio a.C., gli immigranti che parlavano il dialetto Aiolis dell'antico ellenico lungo i fiumi Chedis, cioè anticamente si chiamava Ermo, e Bakırçay, Caicos, tra il golfo di Izmir e la baia di Edremit, si mescolarono con i Pelasgi, la popolazione indigena dell'Anatolia. Però nei tempi antichi gli abitanti della regione erano conosciuti come Aioli. A differenza degli Ioni che si stabilirono nel sud del golfo di Izmit, gli Aioli fondarono città sia nell'interno che sulla costa e diedero importanza all'agricoltura e all'allevamento piuttosto che al commercio. Gli Eoli sono un popolo ellenico proveniente dal nord della Grecia, cioè dalla regione della Tessalia e della Beozia. Dico specificamente Helen perché noi turchi non chiamiamo la Grecia, la chiamiamo Yunanistan per via della parola Ionia. Fonti antiche fanno risalire l'arrivo degli Eoli al XII secolo a.C. e indicano l'antica città di Kyme come la città più grande, sebbene gli Eoli mantengano una stretta regione sulla costa dell'Egeo. Prima catturano Lesbo. Dopo aver fondato le città costiere, fondarono la città di Aigai per controllare la regione montuosa alle spalle. Si presume che l'antica città di Aigai, il cui nome si vede raramente nelle fonti antiche, sia rimasto sotto l'influenza e il dominio dei potenti regni Frigio e Lidia che dominavano Anatolia occidentale. Tuttavia, lo storico Xenofane afferma che dopo che i persiani distrussero lo stato della Lidia, a differenza di altre città della regione Aigai, insieme all'antica città di Temnos, mantenne la sua indipendenza resistendo ai persiani. Durante questo periodo, Aigai non era inclusa negli elenchi fiscali che elencavano le città dell'Unione Marittima Attica-Delos, creata contro le minacce persiane sotto la guida di Atene nel V secolo a.C. Questa situazione è la prova che la città è una polizia indipendente e sicura di sé. Dopo la morte di Alessandro Magno,
Aigai divenne teatro di lotte di potere tra i regni Seleucidi e Pergamo dal 281 a.C. al 188 a.C. Fu gravemente danneggiato durante la guerra combattuta dal re di Pergamo con il regno di Bitinia nel 156 a.C. Il re Prussia II di Bitinia dovette pagare 100 talenti ciascuno per le città che distrusse, in conformità con il trattato di pace firmato dopo la guerra. La città ha avuto di magnifiche strutture come il teatro, il Buleuterio, l'Agora, che è diventato un centro di attrazione economico e culturale della regione. La città di Aigai, insieme al regno di Pergamo, passò sotto il controllo dell'impero romano di periodo repubblicano, insieme alle altre città dell'Anatolia occidentale a partire dal 133 a.C. Nel I secolo a.C. Publio Cervilio Isalico, nominato governatore dell'Asia da Giulio Cesare, fu onorato per il suo aiuto alla città. Aigai subì una grande distruzione nel terremoto del 17 d.C. che scosse profondamente l'Anatolia occidentale e Tiberio, l'imperatore romano dell'epoca, fece grandi sforzi per ripararla. In città sorsero numerosi edifici pubblici che testimoniarono progressi nel processo di urbanizzazione con le attività edilizie svolte durante il periodo Impero Romano. Inoltre la città muraria, che mostra una pianta a dente di sega ben conservata, è sorretta da bastioni e torri che si riteneva fossero necessarie in epoca classica ed ellenistica a causa di guerre e minacce. È stata progettata in base al terreno condizioni. In direzione sud, dove la pendenza è bassa, si trova un edificio lungo 1 chilometro, noto come diateichisma, che ostacolava le truppe nemiche durante l'assedio. Un tratto di fortificazione separato è uno degli esempi meglio conservati di sistemi di difesa della città antica. Le aree sacre e i principali monumenti di Aigai sono legati ad Atena, Zeus, Estia, Demetra, Core, Apollo Cristerios e sono rappresentati dai magnifici monumenti architettonicamente. Tra i pochi ruderi di epoca romano-orientale presenti in città, spicca in direzione est una piccola chiesa a navata unica risalente al XII secolo. La città si dotò di strutture architettoniche monumentali, soprattutto a partire dal III secolo a.C., con l'appoggio del regno di Pergamo. Gli scavi archeologici ad Aigai sono iniziati nel 2004 sotto la direzione del professore Ersin Doer. Gli studi sono stati condotti dal team guidato dal professore Yusuf Sezgin, membro della facoltà di Dipartimento di Archeologia dell'Università di Jalalbayar dal 2017. La vasta area a nord di Aigai è la necropoli settentrionale, il cimitero più grande della città. Un sarcofago visto sulla riva dell'antica strada è onorato con 3 rilievi, 2 ghirlande incise e decorato con i rilievi di scrittura. Si pensa che questo sarcofago appartenga a Gymnasiarchos. Una tomba rotonda sul lato della strada è dedicata a Diafenes, uno dei principali cittadini della città in epoca ellenistica. All'ingresso del centro della città si trovano le Terme di Nord, un grande edificio pubblico.
L'edificio è stato costruito nel secondo secolo d.C. Si è conservato fino ad oggi un grande muro di contenimento e il retrostante riempimento che forma la grande zona pianeggiante dove sorgerà la vasca. Una delle porte che danno accesso alla città dalle mura interne che circondano il centro cittadino è la porta di Via Agora. La strada che entra in città da questa porta raggiunge l'Agora superiore. Nella città di Aigai, l'area di 950 metri quadrati dopo l'ingresso dalla porta di Via Agora è chiamata quartiere Ada 1. Questo quartiere fornisce informazioni sulle attività di produzione industriale che costituiscono il sostentamento della popolazione Aigai. Durante gli scavi sono stati portati alla luce 28 luoghi, generalmente la maggior parte degli spazi a due piani sono costituiti da ambienti direttamente o indirettamente collegati tra loro. Ci sono anche officine nelle sedi. C'è almeno una cisterna in ciascuno dei 4 grandi cortili all'interno di questa complessa struttura. Nella regione Aigai è un centro importante nella tessitura e nella lavorazione del cuoio, grazie alle sue mandrie di capre. Parte della pergamena utilizzata nella biblioteca di Pergamo durante il periodo ellenistico deve essere stata prodotta ad Aigai. Uno degli edifici di Aigai del periodo dell'Impero Romano di Oriente era chiamato Chiesa Orientale a causa della sua posizione nella città. La chiesa orientale misura 14 per 6 metri. L'ingresso dell'edificio è ad ovest, mentre l'abside contenente l'altare è ad est. E i reperti rinvenuti nella chiesa e nei suoi dintorni risalgono alla fine del XII secolo e all'inizio del XIII secolo. Demirkap, cioè la porta di ferro, era l'unica apertura attraverso la quale era possibile l'ingresso alle mura interne della città nei primi anni degli scavi ad Aigai. In epoche successive tale porta venne chiusa con blocchi architettonici asportati da diversi edifici e venne cancellata. I Blauterion sono gli edifici in cui si riunisce il consiglio esecutivo chiamato il Boulé nelle città-stato elleniche. Il Blauterion vista oggi ad Aigai è il nuovo Blauterion costruito a metà del secondo secolo a.C. La facciata del Blauterion, vista oggi, di fronte alle vie di Agora, è alta 3 piani. Anche questa nuova struttura è stata riparata più volte a causa dei terremoti. I nomi della famiglia Antifanes e Diafenes tra i filantropi che realizzarono una di queste riparazioni sono noti perché furono onorati con statue e iscrizioni. Le agora sono piazze cittadine che sono i centri sociali, economici e politici delle città-stato elleniche. Ad Aigai 2 piazze situate su 2 livelli diversi a causa della pendenza del terreno erano disposte come 2 agora separate. Una di queste è l'agora superiore, cioè l'agora statale, dove si svolgono attività sociali e politiche. L'altra è l'agora inferiore, l'agora commerciale, che è il centro della vita commerciale con i suoi negozi e le bancarelle del mercato. Tra l'agora superiore e quella inferiore si trova l'edificio dell'agora alto 3 piani.
Ci sono negozi al piano inferiore dell'edificio dell'Agora che si aprono sull'Agora inferiore. L'ultimo piano dell'edificio è una stoa che si apre sull'Agora superiore. L'edificio dell'Agora può essere fatto risalire alle 150 a.C. Sulla parete della facciata dell'edificio, che è stata conservata fino ai giorni nostri, non sono stati utilizzati materiali leganti come malta o graffe metalliche. Questo muro di quasi 2200 anni, costruito solo sovrapponendo pietre opportunamente lavorate, è sopravvissuto a molti grandi terremoti, incluso il terremoto del 17 d.C. La struttura circolare a gradini con un diametro di 8 metri situata nell'agora inferiore è un mercato di carne e pesce chiamato Macellon dagli Elleni e Macellum dai Romani. Questa struttura può essere datata al I secolo a.C. Resta inteso che il pavimento del Macellum veniva utilizzato come luogo bagnato, poiché era posato con blocchi di pietre lisce annegate in malta di calce che fungeva da impermeabilità. Quando il pesce arrivava al Macellum, il pubblico veniva avvisato suonando la campana e chi sentiva la campana si recava al Macellum per comprare il pesce. Terminate le vendite, si lavava la piazza e si buttava l'acqua attraverso il canale visto a terra. I stoa circondavano il ginnasio dove si svolgevano la preparazione fisica e l'esercizio. Iscrizioni del periodo di Attalo II a Pergamo mostrano che alcuni efebo di Aigai furono inviati a Pergamo per essere istruiti. La palestra di Aigai è lunga circa 100 metri. C'è una stoa a 2 piani nel nord-est del ginnasio. Si pensa che la strada proveniente da sud-est al ginnasio si divide in due e un ramo entri nel ginnasio, mentre l'altro ramo attraversando il secondo piano della stoa a nord-est del ginnasio e si colleghi con il teatro per via di vomitorio. Il teatro di Aigai si trova sul versante occidentale della città che domina il panorama e presenta una pendenza adeguata. Oggi sono visibili gli angoli di alcune file di posti a sedere sotterranei e parte del diasoma. Il teatro Aigai ha più fasi. La maggior parte delle file di posti a sedere furono costruite nel periodo ellenistico. L'edificio scenico, che si presenta come un cumulo di macerie davanti alle granilate, appartiene al periodo romano e presenta un'alta e fastosa decorazione secondo la tradizione architettonica romana. Il santuario di Atena è situato su un pianoro sui pendi rocciosi che si estendono verso ovest dal centro della città di Aigai. Gli scavi presso il santuario hanno dimostrato che l'ultima versione sopravvissuta del tempio fu costruita intorno alla metà del secondo secolo a.C. Si ritiene inoltre che sotto il tempio vi sia una struttura sacra probabilmente di epoca arcaica. Il tempio di Atena di ordine dorico a pianta perittero aveva 6 file di colonne sul lato corto e 10 file di colonne sul lato lungo. Il tempio di misura circa 19 x 11 metri. Non sono molti i reperti di epoca romana rinvenuti nella città di Aigai. Il motivo è che purtroppo la città fu resa inabitabile dalle incursioni goth provenienti da nord del III secolo
d.C. La gente di Aigai lasciò la città per non tornare mai più, ma se ricordate ho menzionato una chiesa che apparteneva al XII secolo. Sì, la città di Aigai divenne insediamento di una piccola comunità cristiana 1000 anni dopo che la sua gente l'aveva abbandonata. Negli anni successivi anche quella comunità abbandonò questo luogo al suo destino, ma voglio che visitate anche voi questa città e salvate dal suo abbandono. Ci vediamo in un'altra magnifica città antica. Vi voglio tanto bene.